Buongiorno amici e amiche, ben ritornati sul canale o bentrovati se è la prima volta che ci vediamo. Oggi abbiamo qualche curiosità su Agatha Christie, che è sicuramente la indiscussa regina del giallo, la più famosa scrittrice, ma noi ci occuperemo un po' della sua biografia, della sua vita. Allora, Agatha Christie è tra le più famose autrici, le più prolifiche e più lette di tutti i tempi. La sua produzione di successo, che consta di circa 70 libri e diverse raccolte di racconti, e i suoi indimenticabili personaggi hanno fatto da modello per tutta la narrativa poliziesca successiva. Ancora oggi i suoi libri, che sono diventati dei classici, appassionano i lettori di gialli di tutto il mondo. Agatha Christie nasce nel 1890 nel sud dell'Inghilterra, precisamente a Torquay, in una famiglia benestante. Il nome completo è Agatha Mary Clarissa Christie, Lady Mallowan, nata Agatha Mary Clarissa Miller, nata nel 1890 e morta nel 1976. Il padre muore quando la piccola Agatha aveva 11 anni, lasciando lei e la madre sole in difficoltà. Quelli dell'adolescenza sono stati anni di ristrettezze economiche, durante i quali Agatha, educata a casa per scelta della famiglia, si dedica alla lettura e soprattutto alla musica, che per un certo tempo pensa di far diventare la sua professione. Fin da bambina però è molto timida e taciturna e a parlare preferisce lo scrivere. La mancanza inoltre di un'esperienza scolastica fuori dalle mura domestiche non le permette di coltivare relazioni sociali e finisce per renderla ancora più timida e introversa. Si rivela però un'avida lettrice, appassionata dei libri di Louisa May Alcott, Charles Dickens, Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle. Proprio questi ultimi influenzeranno la sua produzione iniziale. All'età di 18 anni inizia a scrivere per passatempo. Poco tempo dopo lei e la madre, a causa di problemi di salute di quest'ultima, sono costretti a trasferirsi per qualche mese nel Cairo. Nel 1910 conosce a una festa Archie Christie, un aviatore che ha da poco fatto domanda per entrare nel corpo di aviazione reale. I due giovani, soltanto 2 anni dopo, decidono di sposarsi, ma a causa della guerra sono costretti a stare lontano per molto tempo. Archie come soldato al fronte e Agatha come infermiera volontaria in ospedale. Sono proprio gli anni del conflitto mondiale quelli nei quali la Christie si dedica con costanza alla scrittura di romanzi gialli, creando il personaggio dell'investigatore belga Hercule Poirot. Per quest'ultimo, tra i più noti personaggi letterari di tutti i tempi, l'autrice prende ispirazione infatti dai rifugiati belgi che in quel periodo affollano le campagne inglesi. La prima volta che la Christie fa riferimento al famoso Poirot è nel suo primo libro The Mysterious Affair of Styles, a Styles, del 1915. Nel libro il capitano di polizia Hastings presenta il personaggio con queste parole: un detective molto famoso, un ometto buffo sempre vestito in modo inappuntabile e dotato di un'intelligenza non comune. L'opera in questione trova soltanto 5 anni dopo un editore disposto a pubblicarla e a commissionare alla Christie altri 5 libri. Nel 1919, inoltre, nasce la figlia Rosalind. In questi anni l'autrice continua a scrivere dando alla luce prima i personaggi di Tommy e Tuppence e poi la nota Miss Marple. Nel frattempo parte insieme al marito per un lungo tour dell'impero britannico, durante il quale dedicherà molto tempo alla scrittura. I viaggi saranno sempre una delle sue passioni. Il grande successo di Agatha Christie arriva nel 1926 con The Murder of Roger Ackroyd, l'assassinio di Roger Ackroyd, considerato ancora oggi uno dei migliori romanzi gialli di tutti i tempi. Nella sua vita privata, però, purtroppo, in quegli anni le cose non vanno altrettanto bene. Muore sua madre, alla quale era profondamente affezionata, e suo marito Archie chiede il divorzio perché è innamorato di un'altra donna. Agatha cade in uno stato depressivo e il 3 dicembre del 1926 sparisce misteriosamente. Viene ritrovata 11 giorni dopo in uno stato di amnesia temporanea in un hotel di Harrogate, dove si era registrata con un nome falso. Nel 1928 la donna accetta il divorzio. La sua scomparsa causò molte domande tra il pubblico. Il segretario degli interni, William Johnson Hikes, fece pressione sulla polizia e un giornale offrì una ricompensa di 100 sterline.
Oltre 1000 agenti di polizia, 15.000 volontari e diversi aerei perlustrarono il paesaggio rurale. Sir Arthur Conan Doyle giunse a regalare a una medium uno dei guanti della Christie per ritrovare la donna scomparsa. Dorothy Sayers visitò la casa nel Surrey usando in seguito lo scenario nel suo libro A Natural Death. La scomparsa della Christie venne descritta anche dalla prima pagina del New York Times. Nonostante la vasta ricerca non fu trovata per 10 giorni. Il 14 dicembre 1926 venne ritracciata presso lo Swan Hydropathic Hotel, oggi Olson Hotel di Harrogate, nello Yorkshire, registrata come signora Tressa Neal, il cognome dell'amante del marito, da Città del Capo. Nonostante il successo, la Christie, ancora timida e riservata, rimase profondamente ferita dalle insinuazioni fatte dalla stampa sul suo conto in quegli 11 giorni. L'autobiografia della Christie non fa riferimento alla sua scomparsa. Sebbene 2 medici le abbiano diagnosticato un'amnesia, l'opinione rimase divisa sul motivo della sua scomparsa. La sua biografa Laura Thompson suggerì che la Christie lo chiarì nei 6 romanzi rosa che scrisse tra il 1930 e il 1956 con lo pseudonimo Mary Westmacott, in uno stile ben diverso dalle sue normali storie poliziesche. Era infatti conosciuta per l'essere depressa a causa del superlavoro letterario, per la morte di sua madre, avvenuta all'inizio di quell'anno, e per l'infedeltà del marito. La reazione pubblica dell'epoca fu in gran parte negativa, supponendo che fosse una trovata pubblicitaria o un tentativo di incastrare il marito per omicidio. In quegli anni aveva sempre cercato di rimanere lontana dai riflettori, perché era timida e introversa, come dicevo prima, catalizzando l'attenzione dei lettori sui personaggi e la trama dei suoi libri e cercando di far dipendere il suo rapporto con il pubblico soltanto dalla sua opera. Così si spiega anche la scelta dello pseudonimo quando nel 1930 decide di accantonare i romanzi gialli per dedicarsi ai romanzi rosa, nei quali avrebbe dovuto svelare maggiormente se stessa e la propria interiorità. Con lo pseudonimo Mary Westmacott vengono pubblicati ben 6 romanzi. La vera identità venne svelata nel 1946 da un recensore americano. Nel settembre del 1930 Agatha Christie sposa a Edimburgo Max Mallowan, archeologo di 14 anni più giovane. Intanto viene pubblicato il primo romanzo con protagonista Miss Marple, The Murder at the Vicarage, La morte del villaggio. Al marito Max, che Agatha segue negli scavi archeologici di tutto il mondo, dedica alcuni dei suoi romanzi più famosi come Assassinio sull'Orient Express, Morte sul Nilo e 10 piccoli indiani. Negli anni continua a dedicarsi alla scrittura con numerose pubblicazioni annuali e spettacoli teatrali tratte dalle sue opere. Nel corso degli anni le sue storie saranno adattate per cinema e televisione. È considerata una delle scrittrici più influenti e prolifiche del XX secolo, nonché giallista di fama mondiale. Nelle sue opere sono presenti personaggi ricorrenti come Hercule Poirot e Miss Marple, divenuti famosi in tutto il mondo e protagonisti di buona parte della sua produzione letteraria e una serie di adattamenti cinematografici e televisivi. Anche oggi i suoi romanzi sono di nuovo pubblicati con grande successo in tutto il mondo ed è la scrittrice inglese più tradotta seconda solo a William Shakespeare. Alcune vecchie traduzioni italiane delle sue opere, prodotte sotto il fascismo e in alcuni casi ancora pubblicate, presentano gravi errori, omissioni o aggiunte arbitrarie, anche con riferimenti antisemiti. Inoltre volevo dire una curiosità per chi non lo sapesse: il primo romanzo storico l'ha scritto lei, che è C'era una volta, ambientato nell'antico Egitto. Se vi interessa il genere andate a cercarlo perché io l'ho letto, è molto bello, un po' diverso dai soliti generi di Miss Marple e Poirot, ma molto bello anch'esso. Bene, scrisse l'ultimo romanzo Le porte di Damasco nel 1971 e ci ha lasciato nel 1976. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per le notifiche e invitate i vostri amici a iscriversi sul mio canale. Al prossimo video, a presto, ciao!